All'estremità meridionale della penisola italiana, una tavolozza di colori e di natura si stende negli oltre 15.000 km² della Calabria, una regione di terra e di mare. La sua scoperta inizia lungo la costa tirrenica. Qui si erge l'isola maggiore della regione. È l'isola di Dino, che richiama nel nome la storia di un antico insediamento della Magna Grecia. Dal territorio che confina con la Basilicata, la costa è un susseguirsi di promontori alternati a strisce di sabbia lungo tratti pianeggianti che hanno accolto le moderne località costiere. Ma per riscoprire le tracce del passato più lontano di borghi e paesi, spesso bisogna salire in alto, sulle rocce che in antichità facevano da difesa naturale. Si narra che a San Nicola Arcella giunsero anche gli abitanti dell'attuale Scalea in cerca di asilo. Da oltre 1000 anni, ciò che rimane dei resti del castello normanno domina dall'alto l'abitato moderno e la costa. Sul mare si erge anche il simbolo di Scalea. È la torre difensiva voluta nel Cinquecento dagli spagnoli. La storia di queste coste raggiunte via mare dalle civiltà antiche si legge nel nome stesso dell'antica Cirella, fondata dai Greci sul sito di un insediamento preistorico. Anche qui i resti dell'epoca medievale si ergono su un colle dove un tempo sorgevano il castello e un convento francescano. Ai loro piedi, non lontano dalla costa, l'isolotto di Cirella emerge dal mare con la sua roccia calcarea, che l'acqua e il vento hanno modellato. Con meno di 1 chilometro di perimetro, questo lembo di terra disegna l'orizzonte che fronteggia la città di Diamante. Da borgo di pescatori e di coltivatori, Diamante è oggi una preziosa meta turistica. Preziosa come i muri delle sue case, che accolgono le opere di decine di artisti. Dall'inizio degli anni '80, i murales hanno trasformato i vicoli in corridoi di un museo a cielo aperto, con immagini che spesso rafforzano il legame degli abitanti con il mare. Ma c'è un altro motivo che fa parlare di Diamante a livello internazionale. Diamante è città del peperoncino come tutti i paesi della Calabria, dove c'è una grande tradizione gastronomica legata al diavolillo. Diciamo che Diamante poi negli ultimi anni è diventata la capitale del peperoncino perché è sede dell'Accademia Italiana del Peperoncino e soprattutto si fa il Festival del Peperoncino.
Le radici fra la Calabria e il peperoncino sono molto forti, risalgono proprio all'arrivo del peperoncino in Italia, a bordo delle caravelle di Cristoforo Colombo. Fu subito grande amore fra la Calabria e il peperoncino perché aveva dei piatti poveri a base di erbe, di fagioli, di ceci e queste pietanze potevano essere insaporite dal peperoncino, per cui anche il carattere del calabrese forte si legava molto a questo gusto. Lungo la costa, la scoperta del territorio passa per un altro borgo dalla lunga storia. Costruzioni e ricostruzioni di insediamenti e di fortezze hanno lasciato il segno sul colle che ospita Fiumefreddo Bruzio. Alle sue spalle, attraversando l'entroterra cosentino, si raggiunge il capoluogo del territorio. I rilievi sono il segno di un avvicinamento graduale alle cime più alte della regione, quelle della Sila. A metà strada fra mare e montagne sorse una delle più antiche città della Calabria. Cosenza è l'erede moderna della capitale dei Bruzzi, il popolo italico che governò il territorio prima della conquista romana. Lo sviluppo urbano del dopoguerra ha sostituito i terreni agricoli che facevano da cornice al centro storico della città, cresciuta su 7 colli. Al centro del nucleo antico, la cattedrale ha più di 1000 anni. Intorno i vicoli stretti abbarbicati ai pendii conservano tracce e atmosfere del passato, quando Cosenza era già un importante centro di arte e di cultura. Su tutto domina il Colle Pancrazio, il più alto della città, con la mole del castello normanno Svevia. Le colline nei dintorni di Cosenza punteggiano il paesaggio con le loro distese di uliveti che più a sud lasciano il posto alla piana di Sant'Eufemia. La terza pianura calabrese per estensione è stata una delle maggiori aree di bonifica della prima metà del Novecento e include anche il territorio di Nicastro. In cima all'abitato si ergono i resti di un altro castello normanno. Più che le battaglie sul controllo del territorio, furono i terremoti a mettere alla prova le strutture della fortezza. Per lo stesso motivo, in epoca barocca, fu necessario ricostruire anche la cattedrale, che oggi ha il volto ottocentesco dell'ultimo rifacimento. Ma qui il passato rivive anche attraverso il recupero dell'arte antica. Noi abbiamo dei ritrovamenti qui sulla piana di Lamezia, l'antica Terina, che risalgono al V e al IV secolo. Le ceramiche lamitine non hanno una tradizione vera e propria, ma si rifanno a ciò che erano i canoni della Magna Grecia. Quindi vengono estrapolate le forme, ciò che sono i colori, ciò che praticamente sono le incisioni, e vengono riportati nel nostro tempo, riadattandole e dovendole uniformare a ciò che sono le esigenze del nostro tempo. Quindi si parte da ciò che è stato per arrivare a ciò che sarà.
la tradizione è un punto di partenza e poi ti apre ad un mondo che è completamente contemporaneo, fantasioso, fantastico, che è la tua fantasia, che è la tua energia che dai su ogni oggetto che vai a realizzare. La contaminazione magno-greca rimane ancora attuale proprio nei materiali. Abbiamo delle ottime argille bianche e delle ottime argille rosse, che sono cariche di ferro e ti permettono praticamente di recuperare quello che poi era l'antica tecnica magno-greca. Le ceramiche lametine sono un ponte tra passato e presente, un simbolo della valorizzazione delle proprie risorse che spaziano dalla storia all'arte fino alla natura. Ne è un esempio il lago dell'Angitola, un bacino artificiale che oggi rappresenta una delle più importanti zone umide della regione. Lo sbarramento del fiume Angitola separa per pochi chilometri il corso d'acqua dalla sua foce naturale. La chiamano la Costa degli Dei, uno dei tratti più celebri del turismo balneare della Calabria, merito anche delle spettacolari formazioni rocciose che si innalzano lungo il litorale. Il borgo di Pizzo deve il suo nome al Pizzu, lo sperone di tufo sul quale è cresciuto il nucleo abitato. Il castello quattrocentesco è diventato celebre per un episodio di storia dell'Ottocento. Qui i borbonici del Regno di Napoli fucilarono il generale francese Joachino Murat. Le sue sale sono oggi la sede di un museo che riproduce il condottiero e i soldati napoleonici che, sbarcati a Pizzo, andarono incontro alla sconfitta. I documenti dell'epoca raccontano che 5 anni prima della sua morte Murat era passato da Pizzo e aveva donato denaro per la ricostruzione del Duomo di San Giorgio, proprio la chiesa dove sarebbe stato sepolto. A sud di Pizzo, lungo il litorale, la frazione marittima di Vibo Valentia annuncia con il porto la città alle sue spalle. Si pensa che lo sviluppo di Vibo Valentia sia avvenuto sulle spoglie dell'antica Hipponion. Il castello normanno svevo sarebbe nato oltre 1000 anni più tardi sui resti dell'Acropoli greca. Ma in lontananza il richiamo del mare si fa più forte. Terra e acqua si incontrano sul grande promontorio del Monte Poro, che da Vibo Valentia si protende a ovest con le sue scogliere. Per 780 chilometri, dal Tirreno allo Ionio, il litorale calabrese rappresenta quasi il 20% delle coste dell'intera penisola italiana. È una continua scoperta dei tanti volti che il Mediterraneo può assumere. Una delle sue perle più celebri è Tropea. La spiaggia è considerata tra le più belle d'Europa.
sul bianco abbagliante di un grande scoglio, la chiesa di Santa Maria dell'Isola sorse per ospitare una comunità di monaci e per secoli questo luogo rimase il rifugio di eremiti e naviganti. Ma da qualunque angolazione la si osservi, Tropea sorprende i suoi visitatori con la terrazza naturale dove si concentrano le case a strapiombo sulla costa. La Costa degli Dei è tanto spettacolare e celebre oggi quanto doveva esserlo agli occhi dei coloni greci che vi approdavano. Si dice che il nome di Capo Vaticano derivi dal luogo di vaticinio, perché qui viveva un oracolo famoso in tutta la Magna Grecia per i suoi responsi. Il promontorio roccioso segna il limite del golfo di Gioia Tauro, dove l'erede di un'altra antica colonia greca è oggi sede di uno dei maggiori porti industriali d'Europa. L'attività portuale occupa un posto importante in questo tratto litoraneo. Lo dimostra lo scalo peschereccio di Bagnara Calabra, immerso nei paesaggi della Costa Viola che fronteggia lo stretto di Messina. La mole del promontorio di Scilla si protende verso la Sicilia. Qui si erge imponente il castello medievale dei Ruffo. La prima fortificazione era avvenuta molti secoli prima, già in epoca magnogreca, per difendersi dai tentativi di conquista di questo luogo strategico. La città e le sue coste riecheggiano di mitologia greca. La ninfa Scilla si sarebbe rifugiata qui dopo la maledizione di Circe per vendicarsi dell'amore non corrisposto di una divinità del mare. Antico e moderno si intrecciano. La distanza fra le coste si assottiglia e dal porto di Villa San Giovanni i traghetti solcano il braccio di mare per poco più di 3 chilometri. Meno di 20 chilometri più a sud, l'incontro con Reggio Calabria non può che avvenire dal mare, rievocando l'entusiasmo che gli scrittori hanno espresso alla scoperta della sua bellezza. Nell'Ottocento lo scrittore inglese Edward Lear rimase affascinato dalla visita della città e scrisse: «Reggio è un grande giardino, uno dei luoghi più belli che si possano trovare sulla terra». Gabriele D'Annunzio parlò del lungomare come del più bel chilometro d'Italia. Per ricordare lo sbarco del nuovo sovrano Vittorio Emanuele III, il lungomare ospita un monumento in marmo a proteggere la città. La statua fronteggia il teatro, una struttura moderna ispirata alla tradizione classica. Al XX secolo risale anche il rifacimento di Villa Genoese Zerbi.
Oggi questo antico palazzo, dal volto eclettico e inusuale, svolge un ruolo di spicco nel panorama dell'arte contemporanea. Mostre e iniziative culturali sono un esempio dell'attenzione che la città dedica all'arte e alla sua promozione. Ma il rapporto tra Reggio Calabria e la cultura ha radici lontane, che affondano nella nascita dell'antica Region. I volti urbani si fanno scoprire tanto nello sviluppo del secondo dopoguerra quanto nei vicoli del centro storico, dove sembra di poter dimenticare nel silenzio gli oltre 185.000 abitanti della maggiore città calabrese. Una città importante già in epoca classica, come dimostrano i numerosi resti archeologici. Le mura greche furono fortificate nel IV secolo a.C. dal tiranno di Siracusa Dionisio. Quando i Romani conquistarono il territorio, si impossessarono anche delle sue opere d'arte. Ma nel trasporto via mare persero quelli che sarebbero diventati un simbolo della Calabria. I bronzi di Riace raccontano la storia di una scoperta e di un lungo restauro che ha riavvicinato le statue dei due combattenti allo splendore di un tempo. Rimasti sui fondali di Riace Marina per oltre 2000 anni, oggi gli eroi guerrieri si lasciano ammirare in tutta la loro fierezza, accanto a una straordinaria raccolta di reperti archeologici che raccontano la storia stessa del territorio. Anfore e ancore, oggetti tornati alla luce per fare da ponte fra il patrimonio di oggi e la cultura del passato, quella cultura che faceva parte non soltanto della vita quotidiana di Reggio Calabria, ma anche delle altre grandi colonie della civiltà magno-greca sparse sulle coste calabresi. Da Locri provengono le sculture che ritraggono Castore e Polluce, i figli di Zeus. Quella archeologica è un'eredità al contempo presente e invisibile a Reggio Calabria, qui dove anche i palazzi pubblici sorsero proprio nel cuore del nucleo greco. Ma la scoperta dei simboli della città non può fare a meno del suo castello. Le torri della fortezza aragonese sono sopravvissute alle demolizioni e testimoniano la grande struttura difensiva che nel tempo dovette fare spazio a piazze, strade e palazzi. Anche la cattedrale racconta la storia cittadina. Il principale luogo di culto di Reggio ha oggi il volto neoromanico e gotico di inizio Novecento e testimonia le ricostruzioni avvenute più volte nei secoli. Qui termina la scoperta della costa occidentale della Calabria.
Da una parte il mare e la Sicilia, alle spalle le montagne, il Mar Ionio e un'altra storia da raccontare. All'estremità meridionale della Calabria, mari e montagne tessono un dialogo a distanza ravvicinata. La terra assume forme sorprendenti, come quella del Monte Calvario, simile alle 5 dita di una mano, che ha dato il nome al piccolo borgo di Pentedattilo. È la zona della Bovesia, un'area ellenofona dove nella lingua e nei costumi resta viva la cultura greca. Dalle montagne dell'Aspromonte scorre l'acqua delle fiumare. I grandi letti dei fiumi sono come addormentati d'estate e impetuosi d'inverno. 37 comuni fanno parte del territorio protetto dell'Aspromonte. I paesaggi sono tutelati per quasi 80.000 ettari con vette che arrivano a sfiorare i 2.000 metri, tra valli boscose scavate dai torrenti. Qui l'erosione dell'acqua e del vento ha formato anche i monoliti che si concentrano nella valle delle Grandi Pietre. Sull'Aspromonte, come in tutta la catena montuosa che fa da spina dorsale lungo l'entroterra, si riscopre una Calabria ricca di sfumature, dal verde intenso dei boschi fino ai colori caldi della terra e del litorale. La scoperta della costa bagnata dal Mar Ionio segue il racconto dei suoi millenni di storia. Quella storia che dall'VIII secolo a.C. fece approdare qui la civiltà magno-greca come a Locri. La conservazione delle città antiche è legata anche alla distanza dai centri abitati moderni che sono cresciuti lungo la costa e sulle alture. Come una grande opera d'arte, l'abitato di Gerace si innalza sui rilievi dell'Aspromonte. Al periodo normanno risalgono il castello e la cattedrale, accanto a numerosi palazzi e resti dell'epoca medievale. Con il loro profumo intenso, i gelsomini danno il nome a questo tratto di costa. Complici l'acqua limpida e le spiagge, la riviera dei Gelsomini è diventata sinonimo di turismo balneare. Anche a Roccella Ionica, all'integrità ambientale, si affiancano valori storici e culturali, simboleggiati dal castello medievale che nel Settecento divenne una residenza signorile. Sui fondali, non lontano dalla costa, nel 1972 avvenne il ritrovamento delle 2 statue greche che sarebbero diventate celebri in tutto il mondo come i bronzi di Riace. Dal mare all'entroterra, tra l'Aspromonte e la Sila, altri rilievi dominano paesi di montagna come Stilo, che nel Cinquecento
diede i natali al filosofo Tommaso Campanella. Qui si conserva un piccolo gioiello d'architettura bizantina. La Cattolica rimase a lungo una delle chiese più importanti della zona. Intorno si innalza il paesaggio delle serre, con scenari che spaziano dai piccoli borghi stretti fra le rocce come quello di Pazzano a zone di natura selvaggia e protetta. Per i Borboni, l'area delle serre era un luogo privilegiato per le battute di caccia della nobiltà. Oggi il territorio è tutelato da una riserva regionale che protegge la fauna e i boschi del parco. È come se qui la natura riprendesse il sopravvento sulle passate attività dell'uomo. Gli alberi sembrano quasi contendersi lo spazio dei vecchi edifici, mentre diverse specie animali sono tornate a vivere nella riserva. Nel Medioevo i Normanni avevano conquistato queste terre. Ruggero d'Altavilla donò parte delle foreste al monaco Bruno di Colonia, che gettò le basi per la fondazione di una grande certosa. Nei secoli successivi l'abbazia di San Bruno crebbe d'importanza e con fortune alterne si arricchì con nuove architetture, diventando una delle più celebri e ricche della Calabria. La scoperta dei tesori della regione prosegue verso nord, nel territorio di Catanzaro, il capoluogo della Calabria. Negli anni 60 fu inaugurato il simbolo della città, un viadotto da record con un'unica grande arcata di 231 metri di ampiezza. Dal ponte si raggiunge il nucleo storico di Catanzaro, concentrato su 3 colli a 300 metri d'altezza. Qui, nel marzo 2008, ha aperto i battenti il Museo delle Arti di Catanzaro. Le esposizioni nelle sale del Marca uniscono passato e presente, storico e contemporaneo, a cominciare dalla collezione permanente del Museo Provinciale, con capolavori e dipinti degli ultimi 5 secoli. Immancabile un omaggio all'artista catanzarese Mimmo Rotella. Nato nel 1918, Rotella è considerato uno dei più significativi artisti del XX secolo, artefice di un successo che ha valicato ampiamente i confini nazionali ed europei. Ma l'attenzione per il contemporaneo si respira anche alla luce del sole, nel Parco della Biodiversità Mediterranea. In questo rinnovato polmone verde della città trovano posto non soltanto animali e piante, ma anche installazioni artistiche come L'uomo che misura le nuvole del belga Jean Fabre. Arte e natura si fondono come 2 elementi di un'alchimia
dando vita a un mondo più vasto attraverso il rapporto tra artificio e realtà. A prestare la loro arte sono nomi noti nel panorama contemporaneo internazionale, come Tony Craig, Anthony Gormley e Mimmo Palladino, accanto alle opere scultoree di artisti locali. Il peso culturale di Catanzaro ha radici lontane che trovano un simbolo nella storia dell'uomo. Ricostruita dopo i bombardamenti della Seconda Guerra Mondiale, la chiesa è l'ultima erede dei luoghi di culto che svettano sulla città fin dal Medioevo. Poco lontano, nel centro storico, spicca la mole ondulata del teatro Politeama, altro cuore pulsante della promozione culturale cittadina. Nel punto più stretto della regione, una trentina di chilometri separa Catanzaro da entrambe le coste calabresi. Lungo il litorale ionico, il viaggio prosegue ancora più a nord, dove nuove scoperte non tardano ad arrivare. Si dice che in questi luoghi Omero ambientò alcune vicende dell'eroe Ulisse, ma le origini del nome della località Le Castella stanno nel forte che sembra galleggiare sull'acqua. La fortezza aragonese sorse in un punto da sempre strategico per il controllo del territorio e nei secoli si trovò al centro di aspre contese. Oggi fa da sfondo alle foto delle vacanze delle migliaia di turisti di Capo Rizzuto, con la complicità del mare e delle spiagge. Ma questa non è l'unica fortificazione rimasta a testimoniare la difesa del litorale. Le torri e i castelli non sono più in pericolo e la difesa oggi è rivolta all'integrità ambientale grazie all'istituzione della riserva marina di Capo Rizzuto. Lungo questo tratto costiero si susseguono scogliere e insenature, segnate da lembi di terra che si protendono nell'acqua. Come il Capo Colonna, che segna il limite del Golfo di Taranto. A testimoniare la presenza dell'antico tempio di Era Lacinia rimane una colonna, diventata uno dei simboli stessi della Calabria. Si calcola che le colonne del luogo di culto greco fossero ben 48.
Nella storia antica, le sorti del Tempio si intrecciano con la colonia di Croton. Il Capo Lacinio era infatti un'importante area sacra dell'antenata di Crotone. La sua fondazione si perde nella leggenda, ma risalirebbe al 700 a.C. Al posto dell'Acropoli greca fu poi eretto il castello, modificato nel 500 dall'imperatore Carlo V. Una storia simile sulle proprie origini la racconta anche il castello di Santa Severina. Voluta dai Normanni, la fortezza conserva le 4 torri cilindriche e i bastioni sporgenti. Al Medioevo risale la prima costruzione della cattedrale che domina dal lato opposto la piazza principale. Da secoli qui la chiamano semplicemente il Campo, per il suo antico utilizzo come piazza d'armi. Il borgo medievale di Santa Severina si erge sulla roccia circondato da un paesaggio dolce e collinare che si presta all'agricoltura, non lontano dalle aree più selvagge della Sila. Gli uliveti lasciano il posto alle foreste di faggi e di conifere e ai numerosi corsi d'acqua. Al 1926 risale la creazione del primo bacino artificiale della Sila, il lago Ampollino, dalla forma stretta e lunga simile a quella di un fiume. A un'altezza media di 1300 metri sul livello del mare, l'altopiano silano si stende nell'entroterra settentrionale della Calabria. Per buona parte è tutelato fin dagli anni 60 da uno dei primi parchi nazionali istituiti in Italia. La ricchezza di risorse ha favorito la realizzazione degli specchi d'acqua ricavati da fiumi e torrenti che si sono integrati nell'ambiente naturale. Un ambiente che riserva molte sorprese, come gli esemplari ultracentenari di pino laricio, chiamati i giganti della Sila. Uno dei maggiori bacini artificiali del territorio silano è il lago di Cecita. Primo per estensione, fu il terzo realizzato dopo l'Ampollino e l'Arvo. Sulle ultime pendici montuose della Sila si staglia il profilo arroccato di Rossano. Per 5 secoli, fino all'anno 1000, fu un centro di spicco della cultura bizantina, tanto da essere definito la Ravenna del Sud, per la ricchezza di chiese e testimonianze artistiche dell'epoca. In questo luogo strategico per il controllo sul territorio, gli attacchi di Visigoti, Longobardi e Saraceni non riuscirono mai a espugnarlo. Ai bizantini succedettero i Normanni. Nei dintorni di Rossano, la vegetazione avvolge nel silenzio
un'importante testimonianza della loro presenza sul territorio. È il monastero di Santa Maria del Patire, eretto nel XII secolo. Del complesso si è conservata la chiesa, decorata da arcate ed elementi in pietra arenaria. L'interno, a 3 navate, rivela lo splendido pavimento originario che ritrae in un mosaico animali e figure mitologiche. A quell'epoca, in età medievale, molti insediamenti costieri si erano spostati sulle alture per una maggiore difesa. Fu così che nacque anche il primo nucleo di Corigliano Calabro. Nei secoli, il castello ha cambiato volto, assumendo forme dapprima rinascimentali e poi ottocentesche, che lo trasformarono da fortezza a villa nobiliare. Oggi, grazie anche ai restauri, il castello ducale è uno dei meglio conservati del Sud Italia e svolge un ruolo di primo piano nella promozione culturale. Qui si ammirano anche le opere della cappella di Sant'Agostino. Lo storico prestigio di Corigliano si legge nelle numerose chiese, spesso trasformate nel Settecento con facciate più maestose e decorate. Al XVIII secolo risale la ricostruzione della chiesa di Sant'Antonio, con i colori vivaci delle maioliche sulla cupola. Le architetture di Corigliano dominano la Valle del Crati, qui dove l'estremità nord-orientale della Calabria si fa pianeggiante per tornare un'ultima volta indietro nel tempo fino alla Magna Grecia, là dove tutto è iniziato. Si pensa che Sibaris sia la più antica colonia greca della costa ionica. L'area archeologica porta i segni degli edifici che la rendevano una delle maggiori città dell'epoca classica. Sibaris era una colonia ricca e raffinata, come i suoi abitanti, che erano famosi al tempo per il loro lusso sfrenato, merito dei terreni fertili e soprattutto dei preziosi giacimenti di argento della zona. In realtà gli scavi hanno dimostrato la presenza di 3 città. Una rinascita della colonia greca da Sibaris a Turi e la successiva riedificazione nell'insediamento romano di Copia. Le sale del Museo archeologico della Sibaritide ripercorrono l'età arcaica della colonia con numerosi reperti, come gli oggetti ornamentali in bronzo indossati dai defunti. Simbolo dell'antica Turi è la statuetta in bronzo del toro cozzante, che si è aggiunta ad altre scoperte legate alla continuazione degli scavi. Frammenti di epoche lontane che riaffiorano dopo secoli di memoria sepolta. Simboli non soltanto del passato, ma di un'intera regione capace di affascinare gli occhi e la mente. Un viaggio che vorrebbe continuare a scorrere, come l'acqua dei fiumi che hanno la fortuna di attraversare ogni giorno il territorio della Calabria, dalle montagne al mare.